Ciao amici, oggi è il 30 dicembre 2020, domani si conclude questo anno disastroso e noi abbiamo deciso di fare un viaggetto in giornata verso Francoforte sul Meno. È stata una decisione presa all'ultimo minuto, ma comunque diciamo che l'improvvisazione a volte porta anche qualcosa di buono, qualche beneficio. Sarà così, boh, vedremo. Sicuramente è un momento forse meno opportuno per conoscere al massimo e scoprire al massimo questa città, però per uscire un po' di casa abbiamo comunque optato per questa città. Non so cosa aspettarmi, sicuramente farà freddo e sicuramente non sarà come potrebbe essere normalmente, quindi dovrò sicuramente tornarci se ci sarà la possibilità in futuro, quando tutta sta situation poco bella svanirà, cioè rimarrà solo un brutto ricordo e quindi vi farò magari vedere prima e il dopo, o forse il dopo e il prima, ecco. Lo dedico a tutti i miei amici, tutti i miei familiari che magari sono segregati in casa, non si possono muovere, e quindi anche tutte quelle persone appunto che sognano di tornare a viaggiare il più presto. If you ever change your mind about leaving me behind, oh, bring it to me, bring your sweet loving, bring it all home to me, yeah, 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 I know I laughed. Il nostro giro parte proprio da Rommerberg, una piazza antica che deve il suo nome alla presenza di commercianti italiani in queste case. È stata distrutta durante la seconda guerra mondiale, ma è stata poi ricostruita. Appena dietro la Rommerberg abbiamo trovato questo edificio molto molto interessante, dall'alto è veramente molto bello, ed è la Schirmkunsthalle, che ospita opere di arte moderna e contemporanea. Peccato che fosse chiusa. Fronte alla Kunsthalle abbiamo notato che c'era il Duomo di Francoforte e niente, abbiamo solo un po' girato intorno perché comunque era tutto chiuso, non si poteva visitare, e questo giro che abbiamo fatto fino adesso siamo poi diretti verso un ponte per ammirare la città da più lontano e soprattutto vedere i famosissimi grattacieli di questa città. Bist du einsam heut Nacht, wirklich einsam heut Nacht? Bist du traurig, dass alles so kam? Denkt dein Herz noch zurück? Come potete vedere in queste immagini ci troviamo di fronte alla vecchia sede della Banca Centrale Europea e davanti ad altri palazzi famosi di Francoforte. Siamo stati sorpresi dallo scoprire che ai piedi di questi grattacieli ci fosse un quartiere molto famoso di Francoforte, che è il Bahnhofsviertel, il quartiere della stazione, il quartiere forse più pericoloso della zona o comunque della città. È un quartiere che ospita questa via, che è la via a luci rosse, ed è una via famosa non solo per la presenza di case a luci rosse, ma soprattutto di gente pericolosa, come scippatori, drogati, spacciatori anche, alcolizzati, diciamo persone con diverse dipendenze. Noi siamo stati molto fortunati perché la zona era abbastanza tranquilla per via del virus e tutto era chiuso, quindi siamo stati abbastanza tranquilli. Ma so che di notte e quando tutto è aperto la zona sa essere veramente pericolosa. Abbiamo anche noi trovato qualche persona che agli angoli si faceva di eroina, o gente che ad esempio faceva i suoi bisognini in giro per le vie. Non è una cosa normale, in questo quartiere ci è capitato solo questo, però noi abbiamo continuato il nostro viaggio e ci siamo trovati di fronte a questa struttura che è la vecchia opera. La vecchia opera che ospitava, diciamo, teatro e concerti. La sua funzione è stata adesso trasferita
in una struttura molto più grande e molto più moderna, e appena a destra di questa struttura abbiamo trovato la via dello shopping. A me personalmente i centri tedeschi piacciono davvero tanto perché questi viali sono molto larghi e soprattutto le abitazioni intorno non sono troppo alte e quindi mi trovo abbastanza a mio agio. Non abbiamo fatto acquisti ovviamente perché era tutto chiuso, ma abbiamo ancora proseguito verso un'altra tappa che è la casa di Goethe, e dalla casa di Goethe siamo poi andati su una collinetta per ammirare la città dall'alto e soprattutto per vedere quanto fosse grande questa città. Show me another picture. I'll try my best to see what happened to us, babe.